Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Con il video di oggi andiamo a inaugurare la playlist dedicata all'exchange Bybit. Come di consueto con il primo video facciamo una panoramica, alcuni cenni storici, le funzionalità a carattere generale, ma soprattutto come si registra un account e quali sono i costi per utilizzare questo exchange. Andiamo a vedere che cos'è Bybit e come funziona dopo la sigla. Sull'exchange bybit.com e come di consueto il primo video panoramica serve un po' a capire a grandi linee che cos'è questo exchange, le commissioni per poi affrontare le sezioni dedicate nei video successivi. Allora intanto andando sui CoinMarketCap troviamo Bybit in posizione 14 con un rank del 7.0 come punteggio. Vi ricordo che il punteggio di CoinMarketCap tiene conto di diversi fattori, come ad esempio il traffico web, la liquidità media, i volumi di scambio, la sicurezza e altri fattori che vanno a incidere sulla valutazione che può partire da 0 fino ad arrivare a un massimo di 10. Quindi ci troviamo su un exchange con un buon rank. Attualmente supporta 103 coppie di valute e per quanto riguarda le valute fiat, oltre al dollaro supporta anche l'euro. Bybit è un exchange relativamente nuovo, infatti è stata fondata nel 2018 a Singapore ed è una delle poche ancora che può fornire la leva finanziaria fino a 100x. L'exchange consente di effettuare vendite short, long e addirittura, come vedete in sovraimpressione, supporta anche i derivati. L'exchange è disponibile in tutti i paesi, fatta eccezione al momento per gli Stati Uniti, la Corea del Nord, il Quebec e la Siria. Attualmente conta quasi 4 milioni di utenti registrati ai loro servizi. Per quanto riguarda l'assistenza, offre assistenza multilingua via chat o via email. Dispone anche di un gruppo Telegram 7 giorni su 7, 24 ore su 24, quindi anche dalla parte assistenza siamo ben coperti. Per quanto riguarda i creatori dell'exchange, provengono tutti dal forex e investimenti bancari e blockchain. Addirittura alcuni membri hanno lavorato per aziende importanti, per banche importanti come la Morgan Stanley, Ping Bang e Nuova Fortune. Ben Zhu, che è il cofondatore, ha lavorato presso il broker XM per oltre 7 anni e poi ha cofondato nel 2018 Bybit. Per quanto riguarda la sicurezza, l'exchange gestisce le coin con il software di archivazione cold storage multifirma. La maggior parte dei fondi vengono archiviati in portafogli offline air-gapped. Per quanto riguarda un'ulteriore sicurezza, Bybit effettua solo 3 prelievi manuali giornalieri. Per quanto riguarda la sezione derivati, contiene l'USDT Perpetual, Inverse Perpetua e Inverse Future. È una cosa particolare, offre anche un'assicurazione che si chiama mutua assicurazione, che praticamente è uno strumento che viene in soccorso degli utenti per gestire il rischio, ovvero un utente riceverà un rimborso se subisce una perdita. Ovviamente la posizione in questione deve essere assicurata. L'assicurazione vale sia per gli short che per i long e può essere selezionata su base oraria o su posizioni in percentuali. Andremo poi a vedere nel dettaglio. Comunque ovviamente per assicurare una posizione bisogna comunque pagare un premio all'exchange. Una cosa molto interessante di questo exchange e come va di moda soprattutto in questo periodo, perché c'è la possibilità veramente di partecipare alle pre-sale ed avere anche dei piccoli guadagni, ma in realtà neanche tanto piccoli, durante i listing. Anche questo exchange supporta un launchpad, poi vi farò un video dedicato perché anche questo launchpad sta avendo un enorme successo. Una volta che vi siete registrati all'exchange, che come sempre potete farlo autonomamente o tramite il referral link che trovate in descrizione, dovete effettuare anche il KYC con il classico invio dei documenti che siano passaporto, carta d'identità o patente e poi un riconoscimento del volto tramite webcam del computer o del telefono. L'approvazione è quasi immediata. Per quanto riguarda le commissioni di cambio sono dello 0,075% per i taker, 0,025% per i maker
e Bybit non addebita al momento alcuna commissione di deposito o di prelievo. Attenzione per la leva, perché ci sono come sempre le commissioni per il funding che sono calcolate ogni 8 ore. Questo per quanto riguarda i derivati. Per quanto riguarda invece lo spot trading abbiamo le fee dello 0,1% per i maker e 0,1% per i taker. Una volta che avete registrato l'account, prima di poter prelevare una vostra criptovaluta dovete almeno aver settato l'email come codice di verifica, SMS come codice di verifica e il Google Authenticator. Una volta che avete impostato tutte queste verifiche, che potete tranquillamente impostarle sul vostro account alla voce account e security, potrete prelevare. Attualmente non si può prelevare euro, si possono prelevare solo criptovalute. Per quanto riguarda l'acquisto di criptovalute, cliccando in alto a sinistra su acquista cripto, si può acquistare tramite euro utilizzando dei processori esterni, come abbiamo già visto ad esempio su Gate.io, Simplex, Banxa, MoonPay, Mercurio. Le valute supportate per l'acquisto sono Bitcoin, Ethereum, USD. I sistemi di pagamento sono Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay e per alcuni processori anche il bonifico SEPA. Ovviamente utilizzando questi processori dovrete avere un account. Quindi se siete alla prima volta che effettuate un pagamento con uno di questi processori vi chiederanno di fare un KYC esterno all'exchange. Vi ricordo di verificare sempre le commissioni di acquisto per capire se è meglio acquistare USDT ad esempio su Bybit tramite questi processori o ad esempio su Binance tramite i suoi processori e inviare magari USDT da Binance a Bybit per risparmiare qualcosa sulle fee. Fate sempre i vostri preventivi. Una volta che vi siete registrati, se andate su Reward Hub, vedete tutte le task giornaliere, tutte le piccole missioni che vi permetteranno di avere dei piccoli bonus aggiuntivi. Per quanto riguarda le impostazioni degli account, è veramente basilare, veramente semplice. Abbiamo il total equity, spot account, i derivati account, BFI account, order e la sezione NFT, dove qua noi possiamo vedere tutti i nostri depositi, tutte le nostre valute che abbiamo inserito nell'exchange, dove abbiamo la possibilità di depositare, prelevare, trasferire negli account o direttamente fare trading, un po' come possiamo fare su Binance, ma come vedete abbiamo molte meno opzioni, quindi è un pochino più intuitivo e meno macchinoso. Secondo me la semplicità premia sempre. La sezione BFI Account non è nient'altro che la sezione dello staking, dove abbiamo lo staking flessibile, 2 asset mining, define mining e launch pool. Ma non vi preoccupate perché tratterò ogni singola parte dell'exchange con uno o più video dedicati e andranno tutti a fare parte nella playlist exchange, in quella dedicata ovviamente a Bybit. Vi invito a visionare la playlist dell'exchange perché sto raccogliendo tutti gli exchange più utilizzati con vari tutorial. Di consueto l'exchange dispone di un'applicazione mobile per iOS e per Google Play Store. Inoltre, se volete seguirla anche sui vari social, in basso a destra trovate Facebook, Twitter, Instagram, il loro canale YouTube, LinkedIn, Telegram, TikTok e così via. Inoltre, come possiamo vedere, nel 2020 è stato anche premiato all'International Investor Award. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento e come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Nei prossimi video andremo ad analizzare assieme tutte le sezioni dedicate all'exchange per scoprire le funzionalità e le caratteristiche che stanno premiando questo exchange nato nel 2018. Vi invito, per chi non fosse già registrato, ad unirsi alla nostra community Telegram, ad iscriversi al canale e a lasciarmi un like se avete voglia e il piacere di aiutarmi con l'algoritmo di YouTube. Ciao a tutti!